everyone, benvenuti su This is Wow. Presto, ascoltate e guardate tutto il video fino alla fine prima che me lo facciano cancellare. Quando parliamo di Big Pharma ci riferiamo all'insieme di tutte le più grandi multinazionali del farmaco, Sanofi, Pfizer, GSK, giusto per nominarne alcune. Nel complesso, tutte insieme detengono il monopolio delle cure sulla nostra salute. Sono proprio le malattie che affliggono la popolazione, soprattutto quelle più terribili, a costituire la fonte dei loro guadagni. Infatti, le malattie croniche rappresentano una vera manna dal cielo, poiché, non essendo delle Caritas, il loro scopo non è fare beneficenza e aiutare il prossimo, ma in ultima analisi guadagnare. Tralasciamo il fatto che si possa aiutare qualcuno e in contemporanea anche guadagnarci. Vediamo un po' di dati al riguardo. Considerando le 35 principali case farmaceutiche al mondo, dal 2000 al 2018 hanno guadagnato circa 11,5 mila miliardi di dollari, con un guadagno netto di circa 1,9 mila miliardi di dollari. Se prendiamo tutti questi guadagni e li suddividiamo nelle varie categorie di farmaci, troviamo che nelle prime 10 posizioni spiccano i farmaci per ipertensione, con incassi da 29,9 miliardi nel solo 2018, per la salute mentale 35,5 miliardi e al primo posto abbiamo farmaci antitumorali con ben 99,5 miliardi di dollari guadagnati. Cos'è che accomuna tutte queste patologie? Si potrebbe pensare che siano patologie legate al nostro stile di vita, più frenetico, con un'alimentazione spesso inadeguata, circondati di prodotti chimici, insomma patologie inevitabili considerando la nostra società, ma hanno una realtà ancora più profonda e importante. Sono tutte patologie croniche, con farmaci spesso costosi che devono essere assunti costantemente e a volte finché morte non ci separi. Ma questo è logico. Per le multinazionali, produrre un farmaco a basso costo che sia realmente efficace in modo definitivo non si rivela mai un buon investimento. E il massimo profitto infatti lo realizza vendendo medicine che presentano molti effetti collaterali, ovvero che migliorano una patologia creandone altre nello stesso tempo, e pochi o nessuno benefici reali. E tralasciamo il fatto che al terzo e al quinto posto della scaletta che ci siamo costruiti prima ci siano farmaci per il trattamento di patologie dell'apparato respiratorio e antibiotici e vaccini, che quindi non solo di per sé sono farmaci a basso costo e di breve durata del trattamento, ma a volte prevengono addirittura le malattie, come nel caso dei vaccini. Quelli sono solo degli specchietti per le allodole, per nascondere le loro reali intenzioni di guadagno speculando sulla salute altrui. E poco importa se un'azienda come la Roche solo nel 2019 ha speso 10,3 miliardi di dollari nella ricerca di nuovi principi attivi per nuovi farmaci. Di fatto servono solo per giustificare l'incasso lordo di 48,3 miliardi di dollari nello stesso anno, incasso lordo non netto. In tale ordine di idee, tutti i prodotti naturali, non brevettabili, su cui c'è poca ricerca da fare, che possiedono eccellenti proprietà terapeutiche senza avere al contempo pericolose controindicazioni, non divengono mai oggetto di studio e sono anzi annoverabili come i peggiori nemici dell'industria farmaceutica. A tal proposito è importante notare che piccole e grandi aziende nel mondo stanno cercando di opporsi a questa mentalità basata puramente sul guadagno delle multinazionali, anche facendo ricorso a pratiche alternative che via via stanno avendo sempre più riscontro, come l'omeopatia. Per chi non lo sapesse ancora, e qui probabilmente parliamo di persone al di fuori della società, l'omeopatia è una pratica di medicina alternativa basata sui principi formulati dal medico tedesco Samuel Hahnemann, perdonatemi la pronuncia, nella prima metà del XIX secolo. Alla base vi è il principio di similitudine del farmaco, secondo il quale il rimedio appropriato per una determinata malattia sarebbe dato da quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi simili a quelli osservati nella persona malata. Cerchiamo di capire più a fondo questo principio e di analizzare come si è arrivato a formularlo. Interessato dai risultati positivi della chinciona contro le febbri intermittenti e la malaria, decise di studiarne l'azione specifica. Hahnemann assunse per varie volte la corteccia della pianta per esperimento e notò che i sintomi sviluppati erano gli stessi delle febbri intermittenti, che si susseguivano nello stesso ordine temporale ma senza il forte innalzamento della temperatura. Da qui
dedusse che la chinchona sopraffa e sopprime le febbri intermittenti, principalmente citando una febbre di breve durata e, se somministrata poco prima del suo svilupparsi, la mitiga. In realtà già altri farmaci erano in grado di produrre una febbre artificiale senza però curare le febbri intermittenti, ma questo ora non ci interessa. Se guardiamo bene, questo è un po' lo stesso principio dei vaccini, soprattutto quelli per le allergie. Somministriamo al nostro corpo quantità sempre crescenti della sostanza che ci fa star male affinché si possa abituare e non ci faccia più male. Tralasciamo che per i vaccini, a differenza dell'omeopatia, ci sia una spiegazione razionale dietro questo principio e una metodologia precisa nella costanza di somministrazione, non una tantum. Il grosso limite della metodica di Hahnemann era però dettato dal fatto che le sostanze che simulavano la patologia alla fine finivano per farti stare male. La simulavano talmente tanto bene che alla fine era come se avessi effettivamente la patologia che volevi curare. Ma qui sta il suo genio: riuscire a produrre una soluzione di quella sostanza talmente tanto diluita che presenta comunque tracce della sostanza di partenza, ma che non causa più gli effetti indesiderati. E tralasciamo pure il fatto che alla fine delle diluizioni abbiamo di fatto acqua e zucchero con qualche traccia, forse, della molecola iniziale. L'importante è che le persone alla fine stiano meglio, no? E tralasciamo pure che tutte le multinazionali, per vendere un farmaco, devono dimostrare che sia più efficace di una soluzione di acqua e zucchero, cioè debbono essere migliori del cosiddetto effetto placebo. Se siete arrivati fino a questo punto, ormai spero abbiate capito che ovviamente questo è un video scherzo, proprio perché oggi, per chi non se ne fosse accorto, è l'1 di aprile. Nonostante le notizie che vi ho dato siano palesemente false, spero di averle rese, almeno all'inizio, verosimili, usando dati veri. E anche se il mio compito qui è fare chiarezza, oggi vorrei lasciarvi con una domanda in più. Quante delle notizie con cui veniamo tartassati ogni giorno sono verosimili, quasi credibili, ma in realtà false? Il mio augurio è che siate sempre più curiosi, ma anche critici. Se il video vi è piaciuto, vi esorto a lasciare un like, iscrivetevi al canale, così potete seguire anche tutti i nostri nuovi video. Se avete dubbi, curiosità, commenti, lasciateli pure nei commenti qua sotto. Seguiteci su tutti i nostri canali, Instagram, TikTok, sul nostro sito thisiswow.it. Noi ci rivedremo nel prossimo video. Ciao!